Sfera. Poco traballante. Stabile. Va bene. Oh, cari amici di Retrofixer, Guardate qui che bella guardate che bestia! Ho inventato questo computer perché io ho caduto sul cavo del Commodore 64 una settimana fa e allora ho deciso di mettere tutto qua dentro. Costruire Qui questa un cosa bel molto cassone. grande, È tutto il computer. pesante, molto pesante, proprio pesante. come piace a noi. Senti. Vero Krucken. Questo ragazzi essere ETS 64, essere computer costruito solo in Germania, solo per crocchi. Dentro essere costruito in maniera molto particolare, adesso Mirko spiegherà. Beh, all'interno qui abbiamo, come si vede, due bei drive 1541 e volendo c'è la possibilità di averlo anche più piccolino se il peso è troppo grande per persone italiano normali, no medio. crocche, esatto. Allora, volendo si può avere con un drive solo, mentre invece qua abbiamo la full optional con doppio drive. Poi abbiamo qui tasto di reset per drive, LED per accensione. modalità turbo che fa molto fico qua in Germania. In realtà Ma- questo essere multi-kernel. Switch multi-kernel, multi-kernel. click. Sentire click gratificante. bello. Adesso vediamo anche un attimino dietro. Eccolo, molto pesante. Ale. Pesa talmente Pesa. tanto che tavolo spuntare qui. Mamma mia. Allora, E come si può vedere qui abbiamo scheda del 64 Commodore vero con dentro. cavi che entrano all'interno, uno qui, Uno uno di là. qua, questo cavo di alimentazione. Questo fico perché dentro vera ciabatta, Sì, ciabatta. comprese tedesche ovviamente. Alimentazione, monitor e poi i classici attacchi di Commodore 64 con ventolona per raffreddare, perché qui abbiamo due bed drive che scaldano molto. Grossi, ricostruite uno da Mirko. Esatto. Qui sopra poi voi potevate mettere su quello che volevate, monitor Sopra tedesco, sì, monitor bello pesante, grosso, spazio per floppy e cassettona. volendo anche sigarette, ma vabbè ormai non si Anche fuma se- più. se fumate, ma fa ormai male fa- fumare. Se giriamo, eccolo qua, Le porte, qui le porte classiche control 1 porta 1 porta 2, e poi il collegamento per tastiera. molto bello, molto unico, stranamente non ha avuto successo. No, io... Chissà, è così comodo. È comodissimo non avere cavi in giro. Portare anche in bagno come cellulare, pensate usare il 64 questo come cellulare in bagno. Difficile da rubare, non È vero, come non ho bisogno di questo. GPS. Bisogno di furgone grande. E comunque ragazzi adesso vediamo il video e poi capirete quello che c'è stato da fare per ripristinare tutto questo Tante computer. cose. Dobbiamo dire chi ce l'ha dato. Allora, Nicola, ti ringraziamo per questo, dare noi te cesto krauti, Krauti, e Bratwurst e Brezel. Brezel. E se piace anche Kartoffeln. grosse kartoffeln. E Un soprattutto brindisi per brindisi te, alla Nicola. Grazie. Benvenuti cari amici su Retrofixer, oggi vediamo una cosa enorme, un computer gigante e in specie qui abbiamo l'EDS 64, altro non è che un Commodore 64 in formato workstation gigante proprio, creato in Germania. Purtroppo non è stato un gran successo, anzi aveva anche qualche problemuccio perché qui come vediamo abbiamo due bei drive, qui ora ce n'è uno solo, l'altro lo andremo a mettere perché lo dobbiamo rimettere in sesto, questo bel computerone. Manca anche della sua tastiera che adesso ricostruiremo, sempre partendo da una tastiera del 64 con un piccolo tastierino numerico, perché questo aveva una sua tastiera collegata con questo connettore e qui trovavamo anche un tastierino numerico. Comunque lo vedremo tra poco. La cosa bella è che avevamo tutto in un unico blocco, quindi una volta posizionato questo macigno non lo spostavamo più. Qui avevamo due drive, potevamo fare le copie. Sopra qui abbiamo anche, e poi lo vedremo meglio in dettaglio, il posto per il dataset, il posto per i floppy e addirittura qui ci appoggiavamo il monitor. Il problema viene proprio qui, appoggiandoci il monitor.
Il monitor, come sappiamo, era un CRT al tempo, non c'erano LCD, e i CRT davano parecchi problemi a questi drive qua sotto, perché creavano delle interferenze e questi drive non leggevano, non scrivevano, avevano problemi proprio derivati alle interferenze causate dal monitor. Alcuni poi hanno ovviato a questo problema mettendo una parte schermata, facendo uno schermo qua sopra, poi una volta aperto vediamo anche come farlo, e con quel sistema si andava ad attenuare le interferenze e finalmente i drive funzionavano, anche perché questi drive all'interno erano privi della loro scocca, erano proprio nudi e crudi, così come li vediamo. Qui poi abbiamo due bei tastoni che servono per resettare i drive, visto che poi non abbiamo fisicamente il loro comando, non possiamo né accenderli né spegnerli. Qua probabilmente c'è stata fatta una modifica, poi cerchiamo di capire cos'è, se è una cosa per selezionare una ROM, non lo so, vediamo. E questo invece è il reset del computer del nostro 64 con il suo LED di accensione. Dai, è un bel mostro da ripopolare. Questo devo ringraziare Nicola di Retrocampus che me l'ha dato ormai quasi 2 anni fa e finalmente ci metto le mani perché è rimasto qui in attesa. Ha detto ok, adesso finisco qualche riparazione, poi è andata sempre alla lunga, visto che poi di spazio ne occupa tanto. Dovevo recuperare la tastiera, dovevo recuperare un drive, più altre piccole cosucce e quindi sono andato un po' lungo con questo video, però ora ho intenzione di finirlo tutto d'un fiato. Poi andremo anche a vedere sul tastierino numerico, purtroppo mi mancano un paio di tasti se non ricordo male. Vediamo quello che possiamo fare perché sì, hanno la forma come fosse quello del Commodore 64, ma l'attacco sotto è diverso, quindi sarà un attimino da vedere, magari lo stampiamo in 3D, vediamo cosa ci inventiamo. Adesso andiamo a vedere come è fatto dentro, ma dopo la sigla. Questo video è in collaborazione con PCBWay, il partner ideale per noi tuttofare. Se andate sul loro sito troverete la possibilità di realizzare stampe 3D o anche PCB flessibili o lavorazioni con CNC. Normalmente la produzione avviene in 24-48 ore e ci sono diverse opzioni per la spedizione. Ecco qua la bestiona, è un po' ingiallita, però alla fine dai, non c'è un grosso problema. Allora, qua dietro già possiamo vedere una bella ventola, qui gli attacchi classici del 64, il connettore del drive che esce e si collega sulla scheda, qui abbiamo il cavo video, il cavo RF, una presa per il monitor, qua la porta cartuccia, la porta espansione classica, il tasto di accensione con l'alimentazione per alimentare tutto questo po' di roba. E se vedete qua sul fianco, ora qui è un problema farlo girare, se vedete qua sul fianco abbiamo il classico connettore di alimentazione, perché l'alimentazione, il ciabattone sta qua dentro, esce il cavo e poi alimenta il computer qua esternamente. Qui abbiamo poi il tasto di accensione della scheda madre con le due porte joystick. Qua sopra poi, come vi dicevo, abbiamo questo scasso che serviva proprio per il dataset e qui invece per portare i floppy. Ora andiamo a togliere, qui ci sono due viti sul retro, questo l'avevo chiuso giusto per non perderle. Ok, ora possiamo rimuovere anche questa parte di sotto e così si può aprire tutto. Questo basta tirarlo su, non so se lo vedete tutto intero, è una bella bestia. Qui abbiamo le staffe per poter appoggiare il monitor sopra, come si vede i drive sono senza nessuna copertura, quindi hanno problemi, come dicevamo, con interferenze se mettiamo un monitor CRT qua sopra. E qua troviamo i cavetti di connessione, è predisposto per averne due. Adesso lo andremo anche a popolare. La cosa molto simpatica è che qua troviamo una bella ciabatta, il suo scarpone e questo è il 64, da vedere anche se funziona, perché questo è, non so da quanti anni è che è rimasto lì, vediamo. Io ho recuperato anche un secondo drive,
è funzionante, è riparato, quindi lo andremo a posizionare qua. Fortunatamente ci sono già le viti, almeno un paio di viti ci sono, sì, no, ci sono tutte, perfetto. E niente, poi andiamo a accendere anche il 64, vediamo se funziona, vediamo di capire. Allora, qui abbiamo questa scheda che probabilmente servirà solo per dare il reset, perché abbiamo questo cavetto che va sul pulsante 1, ne ho un'altra che andrà sul secondo drive e anche lei comanderà poi il reset di quest'altro drive. Qui, come si vede, manca una ROM, quindi probabilmente già un problema lo abbiamo su questo floppy. Non so nemmeno se poi funziona, quindi sarà da mettere la sua ROM e vedere se va. Poi se non funziona sarà pure da riparare. Però intanto cominciamo con il 64. Qui abbiamo il LED e sotto, eccolo qua, questo filo che dovrebbe essere, credo, il reset, fa un giro di qua, fa un giro qua sotto ed è collegato sulla porta utente, sì, il classico reset. Questo già pesa un botto solo con un drive. Ora, quando andremo a mettere il secondo drive, penso che sarà una cosa improponibile. Allora, ho acceso per adesso l'alimentazione senza alimentazione del computer. Il drive gira sempre, ma ci sta, visto che manca la ROM, quindi questo è normale. Allora, andiamo a accendere anche il computer, vediamo cosa succede. Un lampetto c'è stato. Porca miseria, funziona, non è, mi sa, perfetto, ma infatti no. Vi faccio vedere. Ok, parte il motore qua che gira di continuo, eventualmente lo possiamo anche spegnere. Ok, abbiamo la ventola, comunque fa rumore. Accendiamo il computer. Era partito, ovviamente ora non parte più. Era partito con lo speed DOS e poi ha fatto un po' di schermate garbage. No, non parte più. E niente, ha fatto proprio una schermata ma di 2 secondi. È partito con schermata classica blu, scritte gialle, speed DOS, e poi ha cominciato a fare tutte righettine gialle e niente, non è partito più. Più o meno me l'aspettavo che non partiva, visto che l'età ce n'è tanta. Solo che il problema adesso è che per vedere cosa succede, per smontare la scheda, dobbiamo togliere anche il drive. Comunque lo avremmo dovuto togliere per mettere anche la ROM. Non so se riuscivamo, no, forse riuscivamo a metterla anche senza togliere tutto. Però, visto che ci siamo ormai, facciamo le cose fatte per bene. C'era un gigante di ferro e circuiti, pesava più d'un vecchio pianoforte, retrofixer con mani ruvide e astute, lo guardava, cercava la sua sorte. Oh, Commodore 64, che fatica a ripararti, sei più pesante di un carro. Ora, quello che si vede è il classico cartoncino, tutti questi cavi in giro e addirittura, ecco, questo qua è il connettore della tastiera prolungato con questa piattina, e poi abbiamo altri cavetti che vediamo adesso cosa fanno. Ed ecco qua quello che vedevamo prima. Qui abbiamo un multi-kernel, un bel casino qua sopra, e questo viene gestito da quel selettore. Abbiamo qua il kernel originale più altre 3 ROM. Da notare questa bella ciabattona con il suo scarpone, questo alimentatore qua dentro. È proprio fantastico questo computer, mamma mia.
e qui la ventola, che anch'essa era opzionale e si poteva avere o come questa fissa oppure termoregolata, che si accendeva solo quando c'era magari una temperatura alta. Allora, la prima prova che vado a fare, eccola qua, dead test. Accendiamo e qui vediamo già un lampeggio. Ok, sta funzionando comunque. Secondo me quello zoccolo è da cambiare, perché ho visto che adesso aveva ricominciato a fare un po' di problemini sulla RAM video. Questo ok, tutto aperto. Ah, non ho collegato ancora, pensavo di non aver collegato l'audio. Anche il SID funziona, che spettacolo, mamma mia. Funziona tutto, tranne quello zoccolo, quel integrato, ma credo che sia più che altro lo zoccolo, perché premendolo è tornato a funzionare di nuovo. Prima faceva delle righette sopra, che vediamo se riesco a farle vedere. Adesso non le fa più, va bene, comunque era quell'integrato lì. Ho dovuto premerlo un po' di più ed è tornato a funzionare. Non ho fatto adesso il test con tutti i cavi, quindi non lo so se effettivamente è tutto ok, ma si può anche fare. Ecco quello che vi dicevo, questo problema, che poi premendo quell'integrato, eccolo qua, cominciano a sparire. Ora ho collegato tutti i cavetti, così dovrebbe essere un test completo. Perfetto, tutto passato. Quindi il computer è perfetto. L'unica cosa, ora ci sarà da vedere o cambiare quell'integrato, perché ogni volta lo devo stare un pochino a premere e poi torna tutto normale. Allora, integrato cambiato, perché ho provato, questa era una RAM, all'inizio pensavo che era il controller, mentre in realtà questo è il suo controller, questa era ancora una RAM. L'ho provata a cambiare e faceva lo stesso problema. Poi ora ho cambiato anche lui e il problema sembra non farlo più. Quindi secondo me era lui, o qualche contatto con quel controller che non andava bene. Ok, ora ho preso la ROM da uno dei miei drive, anzi da una scheda di recupero dei miei drive. Sì, allora lo zoccolo non era messo benissimo, è un po' larghetto, però comunque proviamo, se no lo dobbiamo cambiare perché era un po' troppo largo. E adesso accendiamo, il computer va, il drive invece continua a girare. E niente ragazzi, mi sembrava, ma in realtà non è, ancora continuo, ogni tanto compaiono questi simboli strani. Sì, è sempre colpa di o quella RAM o quel controller. Comunque secondo me lì, quando l'hanno zoccolato, non so cosa è successo, probabilmente c'è una pista mezza, sarà da togliere tutti e due i zoccoli, controllare e poi in caso rifare la pista e rimettere un nuovo zoccolo. Per ora questo drive continua a non andare, però ormai questo zoccolo ho detto che era abbastanza lento e va bene. Quest'altro ancora peggio, perché c'era quell'adattatore che ha proprio allargato tutti i fori. Ora ho preso un'altra CPU funzionante, ma il problema è sempre lo stesso. Gira e non si ferma più. Anche lui, niente, sarà da vedere. Io per adesso potrei anche provare a mettere il drive, quello che già ho, e così intanto uno ce l'abbiamo, poi cominciamo a vedere anche di far funzionare, se funziona, la tastiera, e andiamo avanti poi con l'altro drive, eccetera eccetera. Ok, questo è il drive che avevo io, questo aveva anche lui una ROM guasta, anzi lì c'era una Speed DOS e poi l'ho cambiata. Ora questo, se lo accendiamo, lui funziona. Ora proviamo a mettere il processore con questa scheda direttamente qua e vediamo se funziona, riusciamo a resettarlo. Così intanto questo lo possiamo mettere come drive principale e poi intanto andiamo a riparare l'altro. La scheda è entrata, vediamo se
funziona. Noi accendiamo. Ok, dobbiamo accendere anche questo. Si è acceso, si è spento, perfetto. Ora proviamo a resettarlo. Premiamo qua il pulsantino, non so se vedete il LED. Premiamo qua il pulsante di reset, ma non si resetta. Sì. Andava premuto forte e si vede che anche il pulsante è un pochino ossidato. Sì, se premiamo forte si resetta, quindi questa schedina funziona. Se accendiamo il computer si resetta. Ok, perfetto. Ora qui abbiamo la sua bella tastiera. Eccola qua, tastiera gigante, manca tutto, sarà anche da pulire, ma questo dai è il minimo. Vediamo un po', questa si dovrebbe, eccola qua, aprire così. Perfetto. Abbiamo questo cavetto fatto in casa che purtroppo ormai si sta spezzando tutta la gomma. Qui ho recuperato una tastiera da Retromaniac, questa l'avevo presa da lui, anzi ne avevo prese un paio e poi di 2 o 3 ne ho fatta una e andiamo a vedere adesso. Questa l'ho pulita, andiamo a inserirla qua dentro. Ecco qua, questa è la tastiera che ho recuperato, è messa maluccio ma è più che altro sporca. Adesso andiamo a pulirla. Qui ci sono ancora residui di una molla che era proprio arrugginita, ha preso un po' d'acqua questa. Qua ci sono le molle che alcune sono in stato veramente pietoso, queste probabilmente si spezzeranno a breve. Ora andiamo a metterle a bagno con l'aceto e vediamo quante ne riusciamo a salvare. Altre magari le recupero da un'altra tastiera che avevo, anche questa tutta spezzata, messa malissimo, però le molle sono sempre buone. C'era un gigante di ferro e circuiti, pesava più d'un vecchio pianoforte, retrofixer con mani ruvide e astute, lo guardava, cercava la sua sorte. Oh, Commodore 64, che fatica a ripararti, sei più pesante di un carro al mercato, ma nel tuo cuore c'è il futuro, un gigante da ammirare, mai dimenticato. I cavi hanno dati un groviglio di guai, le viti ruggenti come vecchi ingranaggi, retrofixer suda, non trova la via, questo coso è un enigma, non ha più coraggio. Ecco qua le nostre molle belle ripulite. Ora la ruggine non c'è più, è stato almeno 8-10 ore a bagno con l'aceto, poi una bella sciacquata con un po' di anche strofinamento e adesso sono perfette. Ora ci mettiamo anche un pochino di olio per prevenire magari che si possano arrugginire di nuovo. I tasti scricchiolano, la luce si accende, un ronzio profondo, la macchina riprende, retrofixer sorride, alza il bicchiere, un brindisi al gigante, il nostro piacere. Comunque il buon Nicola mi ha dato tutto,
Qui abbiamo un altro adattatore per il secondo drive, per gestire il reset, più qualche vite. E qui idem, abbiamo altre viti, probabilmente queste sono della tastiera. Abbiamo dei distanziali, vediamo un po' come funzionano. Ed eccoci qua, questo è il cavo tutto mezzo maciullato. Ho messo questa specie di gomma, una guaina liquida che poi si secca e diventa una gomma. Ho dovuto ovviamente fare in più parti perché altrimenti si sarebbe attaccato dappertutto. Il risultato non è perfettissimo, magari proviamo a togliere l'eccesso, però comunque se non altro rimane il cavo bello isolato. Qui sarà da ripassarlo un po', rimane compatto, isolato e funziona. Qui adesso l'ho alzato un attimino perché deve asciugare. Intanto qui le viti le ho messe a bagno con l'aceto e poi ho dato una botta con la lima e una spazzola metallica, e ora le ho messe con un po' di olio, giusto per non far tornare la ruggine, e poi via. Continuiamo. Qui c'è la tastiera con i tasti appena creati. Ovviamente sono diversi da quelli del 64, sono più bassi e hanno l'attacco sotto diverso, quindi ho dovuto rifare tutto da capo. Non ho un marrone scuro, ho fatto una prova con un marrone chiaro ma è troppo chiaro, e per ora quello che ci sta meglio è il nero. Diciamo che si vede ma non è proprio un cazzotto in un occhio. E niente, adesso aspetterò che mi arrivi anche il marrone scuro e farò una prova anche con quello. Per il resto, questa è la tastiera che ho recuperato l'altra volta e ora si può andare a collegare il tutto. Ho fatto anche un reverse engineering di questa piccola scheda, così tante le volte succedesse qualcosa abbiamo la possibilità di ristamparla. Sotto il tavolo scricchiola un mostro d'altri tempi, 24 kg di gloria fa tremare gli strumenti, tasti gialli, schermo spento, un relitto del passato, ma il retrofixer è qui, il futuro è salvato. Il gigante di tastica, un Commodore da sogno e fatica. Lo aggiusti e poi danza, con un byte la festa avanza. A 20 anni di polvere nascosto in soffitta, ora splende in officina, la leggenda è riunita. Cavi annodati come spaghi di un pranzo e il retrofixer ride, non è mai abbastanza. Il gigante di tastica, un Commodore da sogno e fatica. Lo aggiusti e poi danza, con un byte la festa avanza. Allora, piccolo cambio di programma. Pensavo che era la RAM, però non scaldava e ho visto che queste erano zoccolate. Queste poi sono i controller delle RAM, quelli che fanno da buffer, e quindi ho detto vediamo un po', ho provato a premerlo un po' e adesso infatti non fa più il lampeggio, anzi ho tolto la cartuccia e mi è partito come era prima, solo che prima al posto del puntino qua c'era un altro carattere e poi ha cominciato a fare tutti i caratteri strani, quindi secondo me era solo quello zoccolo che non toccava bene, o al massimo è quel chip lì sopra. Comunque eccolo qua, ora siamo con lo Speed DOS e funziona. Ora proviamo a cambiare, vediamo quante ce ne sono. Tac, questa è un'altra ROM, cosa sarà? E questo è l'Ipra Cent Basic V2, ok, mai sentito. Questo un altro Speed DOS. Questa è la ROM normale, il kernel normale. Abbiamo in poche parole 4 ROM, poi abbiamo un selettore sotto che non ho capito bene cosa fa. Adesso l'ho girato, sulla ROM normale non cambia nulla, ma anche su questa non sembra cambiare nulla. Questa era la
IPRA, non cambia nulla, e anche questa sembra essere uguale. Non lo so cos'è quel selettorino lì sotto. Ora cominciamo a vedere anche il 64. La scheda era posizionata qua sopra con quei piccoli distanziali in plastica e il tasto reset che adesso ho tagliato, e poi dopo metterò un connettorino in modo da poterlo staccare e collegare facilmente, altrimenti bisogna ogni volta o dissaldarlo e poi risaldarlo, ma è molto scomodo. Questa è la scheda multikernel e questo è il 64 che ha qualche problemino con la memoria. Allora, qui hanno fatto già una mezza porcheria perché hanno messo 2 zoccoli, probabilmente sì, per alzare ancora di più il connettore, ma quello sotto è più lungo. Probabilmente non ne avevano uno adatto, ne hanno messo uno grande sotto e uno piccolo sopra, anzi normale qua sopra. E niente, abbiamo questi due chip zoccolati e se si prova a toccare così poi funziona, quindi sembrerebbe un problema di contatti, ma ho cambiato anche i chip, ho provato a spingerli bene e niente, random quando si accende comincia o a non funzionare per niente o a fare dei lampeggi strani su qualche carattere, poi magari si può bloccare, altre volte invece funziona normalmente. Comunque se fa dei caratteri lampeggianti, toccando qua sopra torna tutto a funzionare, quindi penso che sia stato fatto qualcosa qua sotto. Ora occorre togliere gli zoccoli e vedere cosa è successo. Gli zoccoli non sembrano male, anzi sembrano proprio nuovi e puliti, quindi penso che sia più un problema di tracce. Andiamo un po' a vedere. Qui ci sono questi condensatori, questi penso che li hanno aggiunti loro, non penso che siano venuti così da casa madre. Anche le saldature sotto non sembrano fatte male. Boh, vediamo un po'. Non so se si vede, mettiamo un po' qua la luce. Qui sembra che quella pista è un po' mangiata. Allora, la pista è questa qua. Però c'è. No, mi sembrava sinceramente un pochino rovinata qua, però niente, no. È che in qualche strato c'è il solder mask, in qualche altro no, quindi sembrava che fosse stata proprio un po' tagliata, invece no, è proprio così. Il computer funziona, ma se si muove la scheda si vede che spariscono dei caratteri. E non sembra essere il problema sulla RAM. Secondo me è più sulla parte VIC. Però il VIC in teoria non è stato dissaldato. Allora, lo zoccolo del VIC fa veramente schifo. È quelli soliti che si usavano una volta, economici. Una lamella solo e è venuto via anche facilmente, quindi secondo me qui il contatto lo fa un po' alla meglio. Io direi andiamo a cambiare subito questo zoccolo. Guardate che bello, anche se do delle botte non ci fa più. Era lo zoccolo del VIC che era una merda. Allora, intanto ragazzi, dopo lunghe fatiche, ecco il primo gioco caricato. Questo è il primo floppy, quello che avevo già sistemato, montato, ed è tutto ok. Mi ha fatto impazzire perché adesso per mettere si è un po' staccato qualche filo qua e sul multikernel, siccome che sono tutti fili uguali non si capisce bene
dove dovevano andare, ma per fortuna si sono staccati un paio di là e uno qui. Alla fine sono riuscito a capire, in base anche alla posizione e alla lunghezza del filo, dove andavano. L'ho risaldati tutti perché anche gli altri erano proprio arrivati un po' al limite. E ok, adesso sembra andare tutto bene. Manca ora l'ultimo drive. Ho provato anche la tastiera funziona, ha caricato questo gioco e pian piano sto rimettendo un po' quella gomma dappertutto perché si sta proprio sbriciolando in tutte le parti. Ed eccoci al drive, quello suo originale. Io ora ho controllato innanzitutto la testina che sia buona, e lo è, perché se poi andiamo avanti e poi troviamo che la testina comunque è da buttare, è inutile perderci tutto questo tempo. Comunque, visto che è tutto zoccolato la maggior parte, possiamo già andare a provare questi componenti qua e questi magari scambiarli con un altro drive funzionante. Questo purtroppo va sostituito perché ho messo la mia ROM sostitutiva, ma fa proprio poca forza, quindi non so neanche se effettivamente fa un buon contatto. Quindi un po' come abbiamo visto con il VIC, che lo zoccolo era penoso, eccolo qua, e dava problemi muovendo un pochino la scheda, a volte neanche partiva per niente. Questo in teoria, anche se è un pochino più lento, questo secondo me sì, un contatto forse lo dovrebbe fare, perché qui abbiamo la lamella doppia, però è proprio tanto lento. E niente, io direi intanto approfittiamo, cambiamo lo zoccolo, vediamo un attimino quello che è stato fatto su questa scheda, perché hanno già zoccolato questi 3 componenti. Questo l'hanno scritto come buono, questo ok, quindi probabilmente hanno già cercato di ripararlo. Allora, sotto non sembra messa malaccio, a parte questi residui di flussante su questi 3 chip che sono zoccolati, però per il resto è abbastanza pulita. Ok, allora per sicurezza intanto controllo anche la mia ROM che sia ancora funzionante, ma lo è. L'ha riconosciuta bene. Adesso intanto andiamo a vedere questi componenti cambiati. Secondo me, se l'hanno cambiati, devono essere buoni. Ok, questo un LS14 ed è buono, perfetto anche lui. Questo era stato dissaldato e poi rimontato, quindi vuol dire che era buono. E invece no, ok, non toccava bene perché ha qualche pin che ha la saldatura. Ok, adesso abbiamo tolto il problema di questi zoccoli, questo perché era stato allargato dal connettore che c'era sopra per il reset. Questo non lo so, forse avevano messo qualcos'altro che comunque aveva allargato anche lui il connettore, mancava comunque la ROM. Adesso così abbiamo visto che queste logiche sono buone, questi sono buoni tra virgolette, nel senso che questo non lo so, ma mettendo questo faceva lo stesso difetto, quindi credo che comunque lui sia buono, ma eventualmente poi ci mettiamo questo di prova, poi vediamo i CIA, eventualmente poi se ancora il problema rimane andiamo a vedere queste altre parti, se c'è anche qualche altro circuito che può dare problemi. Ok, accendiamo. Il drive si è acceso e si è spento. Perfetto, quindi probabilmente era solo un problema di zoccoli, Ora però lo dobbiamo andare a provare se effettivamente funziona, quindi ci colleghiamo anche alla sua testina, mettiamo magari un paio di viti giusto per tenere la scheda ferma e andiamo a vedere.
Come al solito diamo una pulita alla testina, visto che siamo qui. Allora, la testina stranamente un pochino sporca questa era, Di solito le ho trovate già abbastanza pulite. Questa invece sì, era un pelino sporca. Andiamo ad accendere il nostro drive. Si accende, si è spento. Vediamo di caricare qualcosa. Ok, non si muove. È probabile questa volta che sia un CIA. Oh no, anche sui CIA purtroppo l'ho visto ora, ci sono i zoccoli, sempre quelli maledetti, messi pure male, Ok, funziona. Funziona. Ha cominciato a leggere, nel senso che adesso il comando l'ha ricevuto e probabilmente sì, o è il CIA o è proprio lo zoccolo. Io adesso ho messo il mio CIA sicuramente funzionante, però ho visto che ha fatto una pressione un pochino migliore rispetto al suo, quindi è probabile che questo non tocchi bene. Ci sarà da cambiare anche quello zoccolo, però comunque, come si vede, non ha letto, quindi ci sarà da regolare anche la testina. Ora facciamo un check dell'allineamento e vediamo cosa ci dice, ma per ora siamo già a buon punto, Pensavo peggio. Allora, vediamo un po'. A noi la traccia che ci interessa, per esempio, è la 18, che comunque non è messa male. La 17 sì, è un po' tanto fuori. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina, Comunque l'allineamento non è messo proprio male. La velocità è abbastanza buona, dai. Ok. Così siamo proprio perfetti. Ok, così sembra che stiamo andando peggio, quindi dobbiamo alzarlo. Allora, non è proprio il massimo, ma mi sa che più di così, anche perché non si muove qui molto il drive, si muove di pochissimo e va solo che a peggiorare. Più o meno, vediamo un po', questa era quella messa peggio, 68, anche questa. 30, secondo me non dovrebbe essere proprio così malaccio, Facciamo una prova, va. Olè, diretto ricaricata. Ok, e il gioco, stesso disco dell'altro, l'abbiamo caricato. Proviamo a leggere qualcos'altro. Mettiamoci sempre il turbo, questo è un altro disco. Ok, sembra che parte, questo ci mette un po'. Ed è partito, ragazzi. Perfetto, quindi anche questo drive è sistemato. Ora vado a dissaldare quello zoccolo e poi riprovo il CIA suo originale, perché secondo me quello è buono. Quanto li odio questi zoccoli, mamma mia, questi sono i peggiori che potevano aver fatto, mamma mia. Magari quando erano nuovi funzionavano pure, però ho cambiato lo zoccolo, ho rimesso il suo 6522, andiamo a vedere se questo funziona. Questi altri zoccoli vediamo un po', ma mi sembrano comunque messi abbastanza meglio, cioè questi almeno tengono, quest'altri porca miseria si sfilavano solo così appena li toccavi, e secondo me era solo il problema di zoccolo. Bene, adesso non finisce qui, perché c'è da fare la modifica per renderlo drive numero 9, perché ora ne avremo due, il primo è il numero 8 e il secondo deve essere il numero 9, altrimenti faremo un bel casino.
Ok, tutto pronto. Ora, se vogliamo cambiare l'indirizzo 9, l'integrato è questo qua, UC3, che è sempre il via, quello che gli ho cambiato lo zoccolo, e i pad sono qua, sono tutti due ponticellati a massa. Per metterlo come numero 9 bisogna tagliare il GND al pin 15, mentre invece per farlo diventare il numero 10 bisogna tagliare il pin bisogna tagliare la traccia al pin 16. Per farlo diventare 11 li dobbiamo tagliare tutti e due. Il manuale consiglia di non tagliare direttamente questi pad, ma di alzare il pin direttamente sull'integrato, visto che comunque sono tutti zoccolati. Quindi a questo punto possiamo fare così: alziamo il pin 15 di questo integrato e lui sarà già il numero 9, così se vogliamo farlo diventare di nuovo 8 basterà solo rimettere il pin a posto e il gioco finisce. Ecco fatto, pin alzato. Facciamo un bel load asterisco virgola 9 e lui effettivamente si muove. Eccolo qua. Questo ora è diventato il numero 9. Ora non ho il joystick, però comunque anche questo l'ho caricato e con il drive numero 9. Ok, ritorniamo con questo bestione e adesso andiamo a mettere anche il drive che manca. Allora ragazzi, ci siamo, abbiamo montato tutti i drive. Adesso non rimane altro che montare questa piccola scheda. Allora, un altro piccolo problema che è saltato fuori è che qui c'era un pin piegato e adesso, da come si vede, ho visto che ballava tanto, infatti non è più collegato qua sotto, che si è spezzato. Qui adesso dobbiamo saldarci qualcosina. Questo sembra proprio il suo, il solito pin che utilizzo io, di solito montato sopra, però anche così va benissimo. Ora lo tagliamo come gli altri ed ecco qua, anche il pin è rifatto. Bene, anche la scheda inserita. Ora non ci rimane altro che provare. Ok, anche questo è acceso. E voilà, drive 9 funziona. Vediamo se resetta. Resetta. Grande. Ecco qua in questo bel bordello, perché questa cosa è gigantesca, però come si vede, carichiamo da 9. Sì, se non ci metto, mettiamo un bel floppy nel numero 8. Ora legge l'altro. Grande, grande. Ci siamo finalmente. 2 drive inseriti e funzionanti. Tasto per il reset. Funziona. E che dire ragazzi, qua si può chiudere tutto e fare una bella prova.
Ragazzi, eccoci finalmente al computer completo. Poi quando mi arriverà anche il marrone scuro proverò a fare questi tasti del colore un pochino più simile, però per adesso ci possiamo adattare con questi che non vanno proprio male, eh? Allora, proviamo ad accendere tutto questo cassone. Abbiamo qui, come detto, l'accensione del nostro 64 che è acceso. Qua dietro l'accensione generale, qui possiamo accendere anche il monitor e ora facciamo l'accensione. Ecco qua, è partito tutto. Qui vediamo la sua bellissima schermata. Possiamo caricare qua da cassetta oppure con i nostri due bei drive. Vediamo se ci danno problemi ora che non ho messo la schermatura, poi in caso la metterò, basterà prendere una striscia, una lastra di alluminio, di rame, di qualcosa, metterla a massa. Vediamo se proprio servisse, lo possiamo anche fare. Ora stiamo caricando da lui. Bene, lui l'ha caricato. Ora vediamo anche il drive 9. Eccolo là, e questo già comincia a dare segni di problemi. Come si vede sta leggendo male. File not found. Allora, proviamo a spegnere il monitor e a far leggere il drive. Il drive ha letto, come si è visto, quindi effettivamente c'è proprio l'interferenza del monitor sul drive. Quindi ragazzi, non ci sono problemi, se volete caricare senza problemi basta spegnere il monitor e aspettare che finisce il caricamento, poi una volta finito riaccendiamo il monitor. O comunque sì, fare quella modifica, schermare i drive in modo che le interferenze del monitor, se mettiamo un CRT, non danno problemi. Poi se lo volessimo usare con un monitor LCD non ci sono problemi, oppure se il monitor non lo mettiamo sopra o magari lo mettiamo distanziato un pochino più alto. Ed ecco qua uno dei miei giochi preferiti. È proprio un gioco demenziale ma molto molto simpatico e carino da giocare. La vecchietta è meglio lasciarla in pace perché altrimenti comincerà a darci fastidio ed è una gran rottura. Anche il cane. Ok, un po' di energia, via. Devo riprenderci un po' la mano. Il bello è che ogni livello ha delle mosse particolari. Qui questa più facile da usare è questa delle testate. Toglie poca energia ma difficilmente ci colpiranno. Mentre invece con questa è più probabile magari che ci vengano a dare fastidio. Via vecchietta, via. Se no ci tira la borsa se la facciamo arrabbiare. Lui ci può dare o la bomba oppure l'energia. Il primo livello comunque è facile, anche questi qua con la spada li accoppiamo con poco. Scena 2, vediamo un po' qua che mosse c'erano. C'è sempre il calcione. Boink. Poi ecco, abbiamo questa che è bellissima, questa in poche parole li fa girare all'infinito e man mano che girano perdono energia. Ed è una delle mie preferite, perché una volta presi non si lasciano più. Eccolo qua, qua c'è il cane che ogni tanto ci dà fastidio, via. Oggi è buono questo qua, ci sta dando tutte le vite. No, ho preso la vecchia, no. Mi hanno accoppato. L'unica cosa brutta di questa mossa è che è lenta, quindi dobbiamo farli girare un po' e se ci sono più nemici abbiamo un problema che poi qualcun altro ci venga a rompere. E siamo al 3. Qui c'è anche una bella mossa che è questa qua, che non sempre funziona, ma se funziona gli togliamo tanta energia e ne possiamo accoppare diversi uno dietro l'altro. Oggi questa vecchietta l'ho presa, è andata bene che ancora non si è arrabbiata. Eccola lì la vecchietta che ormai ce l'ha con me. Livello 4. Qui come arma abbiamo di nuovo questo che strangola.
Anche questo è bello perché lo possiamo tenere incastrato per diverso tempo e togliergli l'energia, però come l'altra mossa abbiamo il problema che se ci sono altri nemici non abbiamo tempo di farlo. Quelli più grossi non li possiamo prendere così, però ancora non ci sono. Eccolo qua, questo ciccione per esempio non lo possiamo prendere così perché ci salterà addosso, dobbiamo aspettare che si avvicina un po' e dargli una mazzata così. Dammi l'energia. No, stavolta ci ha dato la bomba. Non mi ricordavo, ma la bomba bisogna tirarla via, bisogna dargli un calcio perché sennò esplode e anche se non sta vicino ci ammazza. Eccolo qua. E è finito anche questo livello. Scena 5. Qui abbiamo il salto, ecco, mi ha accoppato quasi. Abbiamo il salto con il calcio. Orca, questo non me lo ricordo come si faceva, questo qua gigante. Vediamo un po'. Non mi fare cominciare dall'inizio, no? Non me lo ricordo questo livello, no. Poi facciamo un bel reset e voilà, siamo pronti per il prossimo gioco. Possiamo caricare anche da cassetta. E voilà ragazzi, anche l'interminabile caricamento da cassetta ha avuto successo. E voilà, game over. Ragazzi, bellissimo. Già il 64 era bello. Questo, oltre che bello, è anche grosso. Bene, cari amici di Retrofixer, siamo arrivati finalmente alle conclusioni con questo enorme computer. È veramente spettacolare. Non pensavo che era, si può dire, tutto funzionante. Il problema principalmente era dovuto agli zoccoli, sia sul Commodore 64 che sul drive integrato. Mancava anche la ROM. Io sospetto che forse lì fosse stata messa una ROM GFIDOS proprio per accelerare poi le funzionalità del drive. Infatti quello zoccolo era troppo largo e mancava poi la ROM, quindi secondo me lì c'è stato messo un adattatore sopra e poi è stato lasciato così. Stranamente anche il CIA aveva sì lo zoccolo vecchio e anche lui abbastanza largo. Lì però non si mettono adattatori, quello normalmente è lasciato così. Sulla CPU ci poteva stare visto che avevamo questo attrezzo per fare il reset e lì tanto via. Non so come mai, comunque quegli zoccoli sono assolutamente da evitare perché danno un sacco di problemi e molte volte, come abbiamo visto anche nel caso del 64, ci possono portare fuori strada perché vediamo delle cose strane, toccando la scheda poi dopo impazzisce tutto e non sappiamo mai dove andare a mettere le mani, se è una traccia, se è un integrato, e in realtà potrebbe essere anche lo zoccolo che fa questi problemi. E quindi che dire, questa riparazione, ricostruzione di questo bel computer tedesco è completa. Ringrazio tantissimo Nicola che me l'ha donato ormai quasi 2 anni fa più o meno. Diciamo che alla fiera di Cesena di quest'anno compie 2 anni e magari lo porterò anche in esposizione così lo potrete vedere anche dal vivo. È un po' ingiallito ma dai, lo lascio così, non faccio il retro bright anche perché la plastica è veramente tanta, bisognerebbe stargli dietro tanto col rischio poi di rovinarla e comunque sapendo che poi dopo ritorna di nuovo gialla lasciamo stare.
Lo vedrete poi anche in qualche mio video, io lo faccio in casi disperati, come per esempio le tastiere quando hanno i tasti ormai diventati bicolore, con una fila magari normale e altre invece ingiallite. Allora per uniformare il tutto magari lì lo faccio solo su quello che ne ha bisogno, giusto per non essere un cazzotto in un occhio. Per il resto, se no, se fossero tutti gialli, li lascio così, amen. È stata una bella esperienza anche dover ricostruire i tasti del tastierino. Qui mancavano 2 lettere e un return, e ora anche questo è completo e funzionante. Metterò poi il link ai file che ho realizzato per la stampa. Sono diversi, come dicevo, i tasti dalla tastiera del Commodore 64, sono più bassi e ha l'aggancio sotto diverso da quelli classici che troviamo sul 64. E per concludere, come al solito, vi dico che se non siete iscritti al canale fatelo, è gratuito e noi ci dà una mano per andare avanti con questa avventura. Lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto. Se volete contribuire in qualsiasi altro modo vi lascio come al solito qua sotto tutti i nostri riferimenti. Ringrazio tantissimo i nostri cari amici su Patreon. Io vi ringrazio per aver visto questo video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao Fixer! C'era un gigante di ferro e circuiti, pesava più d'un vecchio pianoforte, retrofixer con mani ruvide e astute, lo guardava, cercava la sua sorte. Oh, Commodore 64, che fatica a ripararti, sei più pesante di un carro al mercato, ma nel tuo cuore c'è il futuro.